anch'io do 1 miliardo di possibilità, però la vita mi ha insegnato purtroppo che la gente non tende a cambiare. Però ci ricasco sempre comunque, perché comunque mi piace, cioè non voglio diventare una persona dura. Benvenuta a una nuova puntata di A Letto con Bianca, io sono Bianca Balti e con me oggi c'è la fantastica Aida Jumeng. Ciao! Ciao, grazie mille per essere qua. Grazie a te. Ci eravamo promesse questo momento e si è avverato, l'abbiamo manifestato, vero? Che sì, brave. Grazie mille, sono onorata di essere qui veramente. L'onore è tutto mio perché tu veramente rallegri il mio feed su TikTok. Se non la seguite per sbaglio ancora dovete seguirla perché lei con tutte le tue sorelle, cioè veramente siete un sole nel mio feed perché sennò è tutta roba deprimente. Mia figlia una volta mi ha detto: mamma, com'è deprimente il tuo TikTok? Metti il For You. E poi fa: oddio, TikTok sa quanto sei deprimente, anche il For You è deprimente. Allora fa piacere veramente. Tu veramente sei un sole. Allora io ti chiedo di presentarti esattamente come vuoi essere ricordata. Come ti descriveresti tu? Allora, semplicemente Aida, perché Ok. io diciamo che la mia semplicità è la prima cosa che salta all'occhio. È e vero. quindi Aida. Bene, anch'io ti amo per la tua semplicità. Grazie. Unica comunque. Allora, iniziamo a giocare subito. Mm. Quale carta pescheremo? Ok, attenzione. Allora, Vai. credi che la fiducia possa essere recuperata? Allora, personalmente Dimmi. parlando, io sono una persona che dà tante possibilità e credo moltissimo al cambiamento di una persona e quindi sono una persona che dà prima, seconda, terza possibilità, ovviamente aspettando che dall'altra parte ci sia un cambiamento. Quindi sì, la mia fiducia può essere recuperata. Ok, ma allora la mia domanda è: ma tu hai questo mindset perché hai avuto prova che in effetti la gente poi cambia nel momento in cui dai la fiducia perché loro cambiano? O sei così tu e ti piace dare questa energia all'universo? Diciamo che credo che una persona possa cambiare perché tante volte avrei voluto avere una seconda possibilità e quelle seconde possibilità non me le hanno date Ok. e sono sicura e ero sicura che se me l'avessero dato sarei cambiata. E poi io sono anche una che vede il buono un po' dappertutto, ci sono i lati positivi e negativi di sta cosa, Sì. ma diciamo che Ti principalmente capisco. ecco è perché non mi hanno dato seconde possibilità e so che potevo... Io mi ritrovo nel lato negativo di questa cosa, nel senso che anch'io do 1 miliardo di possibilità, però la vita mi ha insegnato purtroppo che la gente non tende a cambiare. Però ci ricasco sempre comunque perché comunque mi piace, cioè non voglio diventare una persona dura che non crede, Sì, hai giusto. capito? Per cui preferisco avere la fiducia e poi insomma prendermela un po' Ho capito. Però non lo so se cambierò mai, però in effetti devo dire che l'esperienza mi ha insegnato che la gente tende a non cambiare. Però hai ragione, perché io sono cambiata tantissime volte nella mia vita, per Cioè, cui... secondo me sono esperienze che ti migliorano nel modo o nell'altro e anche io mi ci vedo in te, in quello che hai detto. Vero? Però io dico sempre che non sarà colpa di queste persone qua, dure, che devo diventare dure come loro, quindi resterò sempre così. Bellissimo, mi piace tantissimo. Grazie. Brava. Allora, adesso mi devi far pescare tu la carta. Ok. Vediamo. Cosa pescherò io? Allora, io... Descrivi la tua relazione ideale. Ah, oddio. Ci hai mai pensato? Prima di tutto ti voglio chiedere, ci hai mai pensato, cioè ti sei messa mai veramente a tavolino e a dire io che cosa voglio da una relazione? Beh, quello sì, Sì? Brava. cioè, non dico ogni giorno, ma sì, perché Sì. a parte che io sono sfigata in amore, però dettagli, e diciamo che la mia relazione ideale, cioè Sì. nel senso, non parliamo di persona ideale, perché secondo me la persona perfetta non esiste, È cioè vero, nel sono senso, d'accordo. tu vedi una persona
e lo ami e lo accetti così com'è, cioè i suoi difetti diventano la tua perfezione, tra virgolette. Però Bello, secondo mamma me, mia, che saggezza, wow. secondo me la mia relazione ideale deve Sì. essere una persona che soprattutto sappia supportare soprattutto questo lavoro che sto facendo, perché Giusto. è una mia passione, è una cosa che sogno da quando ero piccolina, e poi io oltre i social, come già sai, vorrei fare l'attrice, quindi la mia paura perenne è di trovare quella persona che mi faccia... Che ti tappi le ali. Sì. Ed è purtroppo, scusa, non voglio essere pessimista, però purtroppo è difficile Lo trovare so. un uomo, adesso non voglio generalizzare, Sì, vabbè, quello sì. però nella mia esperienza, Ok. comunque, che anche io sono una persona, diciamo, no, al centro dell'attenzione Certo. nella mia professione, è difficile trovare un uomo che veramente, veramente lo accetti e che Lo non so. cerchi di compensare nell'intimo in altri E modi. diciamo che questa è la mia paura più grande, però spero che un giorno riuscirò appunto Ma certo, a se tu superarlo lo metti nell'universo... e di trovarlo una persona che mi supporti Certo. più dei miei fan stessi, se no... Molto bello, mi piace. E poi mi piace tantissimo che tu, comunque che sei molto giovane, hai detto che ci pensi spesso, perché Sì. invece io una cosa che ho pensato solo recentemente, ho detto, ma io mi sono mai fermata a pensare, io che cosa voglio da una relazione? Perché per me era sempre tipo, Ah, che che sarebbe bello! bello, tipo una relazione con questa persona. Sì, ho capito, tipo ti fermavi solamente all'apparenza e non dentro a pensare come sarebbe l'istinto. vivere con questa persona, Sì, e cioè non per solo me è era la bello. favola, no? Ok, ho capito. Perché io sono proprio un po' così, Sì. mi perdo, no? Per cui all'inizio Sì. magari dicevo, ah ma che carino, che bel sorriso, chissà che bello sarebbe avere bambini con questa Ok, persona. ho capito in che senso stai parlando, sì, però dopo un po' inizi a superare anche, a andare oltre l'apparenza, Sì. perché vivere, cioè nel senso, secondo me vivere con una persona, sposarsi oppure fidanzarsi non è una cosa semplice, basta, cioè va oltre alla parola fidanzarsi, sposarsi, secondo me. Quindi Tesoro, per io mi quello sono che sposata 2 volte, per cui a maggior ragione no, te lo confermo, nel senso che è veramente una cosa da non prendere alla sì, leggera. ecco. Nel senso, anche se io l'ho fatto e non ha funzionato, a maggior ragione dico, anche perché non è una cosa leggera, cioè il divorzio è una cosa bruttissima, è la cosa più brutta che puoi fare a te stessa, all'altra persona, ai figli, Certo. eccetera, eccetera, per cui... Insomma, è meglio pensarci prima che ecco. dopo, ecco, in quel senso lì. Per cui io però non sono una persona riflessiva, io sono una persona istintiva, per Ok. quello. Invece tu mi sembri più riflessiva, Sì, vero? Brava. cioè tutte e due in verità, perché alcune volte anche la mia parte istintiva va un po', supera questa mia parte Però riflessiva. è bello anche saper mettere le parti Sì, nei posti giusti, sì, per cui questo magari sì. nella professione l'istinto ti aiuta. Sì, ok, Vero? sì. Però nelle relazioni invece no. Io No. sono la prova vivente di questa cosa. Allora, adesso un'altra carta. Vediamo, vediamo. Mm, ok, qual è la lezione più importante che il dolore ti ha insegnato? Peso. Oddio. Ok, diciamo che la lezione più importante che mi ha fatto insegnare un dolore è il fatto di non dipendere da nessuno, emotivamente, economicamente, in tutti i sensi, Caspita, di quanta bastarti. saggezza, tesoro, no, è vero, perché sei molto giovane, ma è vero. Sì. E questo l'ho vissuto più in un campo un po' più stretto, proprio familiare, cioè non parlo nemmeno di fidanzato, oddio, chissà cosa, proprio dolore forse più familiare, quindi diciamo che il dolore mi ha fatto proprio insegnare a lottare da sola, avere dei obiettivi, saper cosa volere e farlo tutto da sola. È un po' triste detto così, però diciamo che non puoi più fidarti di nessuno, nemmeno delle persone che hai più vicino. Sono d'accordo, guarda. E quindi diciamo che questo che mi ha segnato il dolore. Ok, però ti senti indurita o senti piuttosto che questa cosa ti ha dato una forza e che grazie a questa forza poi le persone ti possono aiutare e tutto quello che riceverai è come un dono, no? Allora sì, ovviamente a me piace moltissimo aiutare e mi piace lo stesso ricevere questo aiuto, Sì. però diciamo che non lo so, mi ha chiuso, però da una parte mi ha anche arricchito, cioè nel senso mi ha chiuso solamente più psicologicamente, secondo me. Cioè, fare attenzione, però come sono io personalmente, cioè ho le braccia aperte per tutte, però stando sempre
dicendo ok Aida, però questo, ogni cosa che fai lo dovrai fare con sforzo tuo, ciò che ti meriti. Ecco, io sono una che credo molto nel merito, cioè nel senso non vorrei essere, cioè non voglio che la gente mi regali le cose, voglio meritarmele. Ecco. Ma te le meriti tutte, guarda, e ti meriti tutto quello che ti arriverà, Grazie, cara, però, grazie mille. apprezzo Un po' così. tanto questa cosa, sei veramente fortissima e spero semplicemente che nella vita riceverai quell'aiuto, perché comunque tutte noi ce lo meritiamo. Anche io Sì. sono molto indipendente, no? Anche a livello economico sono sempre io che mi prendo cura degli altri, eccetera, eccetera, no? E ho perso un po' la fiducia al che possa succedere il contrario ad un certo punto. Cioè io vorrei essere indipendente, ma con quell'indipendenza comunque avere anche l'aiuto, Ok, no? va bene, ho capito. Hai capito? E purtroppo quello ancora non ce l'ho avuto, no? Però speriamo, cioè in quel senso non mi sono indurita, ci spero ancora Ok. che arrivi ad un certo punto. Ok, adesso tocca ancora a me, Aida. Ok. Allora, Ta ta ta. Questa è lunga. oddio. Oh, bella però. Nomina una persona di cui sei invidiosa. Oddio. E cosa rende la sua vita così desiderabile? Bella però, no? Adesso ci penso. Una persona di cui sono invidiosa. Magari gelosa, dai, perché l'invidia è una cosa brutta, però È gelosa, brutta. cioè nel senso che più mettiamolo sul positivo, cioè una persona di cui desideri magari acquisire qualcosa, cioè no, magari qualcuno super imprenditoriale o una brava attrice di cui invidi, tra virgolette, la bravura o la bellezza o i soldi, non lo so. Difficile. Sì? Sì. Io cacchio ci avrei, tipo da dove iniziare? Sì? Sì, io ammiro tantissimo le donne imprenditoriali, per cui Ok. tipo se dovessi proprio fare un esempio conosciutissimo è Chiara Ferragni. Ok. Ma non invidia, Io per l'adoro. carità, però Sì. anch'io l'adoro, ma proprio perché ammiro molto l'imprenditrice che è bravissima, poi lei è super rilassata, a lei proprio piace. Un'altra cosa che invidio a lei è il fatto che a lei piaccia proprio essere sempre, di vivere una vita così pubblica, a lei piace, non dà fastidio quando le chiedono i selfie, cioè No, lei è no. proprio quella cosa lì e per cui ecco, io l'ammiro, tutta la sua vita secondo me è desiderabile, che non vuol dire che vorrei essere lei, perché non vorrei essere lei, Ok. però di lei vorrei avere di sicuro l'imprenditorialità. Ora come ora non mi viene in mente proprio nessuno No, ma di ci cui, credo, tra virgolette, vorrei avere la sua vita, oppure... Perché io sono una che, non lo so, vedo una persona famosa fare qualcosa, io lo guardo e dico, cavoli, se ce l'ha fatto lei o lui, potrei farcela anch'io. Ma che Anzi, brava! io metto Vai! metto me stessa lì, Sì! cioè in quella persona lì, anzi, Sì! infatti io sono una persona che dico sempre, ho zero invidia nel cuore, perché io appena vedo una persona fare qualcosa di wow, non sto lì a dire, ma perché non sono io al suo posto? Dico, cavoli, Brava! allora posso Per quello arrivarci che sei anch'io. così di successo, però è vero, cioè ti Grazie. stimola Sì, a mi fare di stimola, più. ecco, quindi diciamo che tutte le persone famose mi stimolano se per questo caso, Certo. quindi non c'è una persona proprio lì che seguo e dico, oddio, voglio... Bello però, No, mi piace. proprio tutte le persone famose. Brava, bene, mi piace, che brava che sei, guarda, tipo Grazie. guru, sei diventata il mio guru, ogni tanto ti chiamerò per qualche pillola di saggezza. Allora, fammi pescare, no, tocca a me o tocca a te? Tu, Ok, scusa, meno male che ci sei tu, guarda, veramente. Allora, vai. Ok, prendo questo. Ok. Ah, ok, bella questa. Guarda questo risone, che bello. Ti consideri una brava persona perché? Okay. Allora, fammi iniziare. allora, io personalmente sì, mi considero una brava persona, Sì. per il semplice motivo che ogni cosa, il bene che auguro a me stessa, per esempio, te lo auguro anche il doppio. Sono una persona che se faccio uno, auguro che tu ne faccia il triplo. Quindi sono una persona che augura sempre il meglio all'altra persona, non vedo mai una persona come una concorrenza, ma una persona da cui magari imparare qualcosa. In più, personalmente, sono super aperta alla gente, a me piace credere, dare fiducia alle persone, mi piace dare il mio tempo, diciamo è per questo che ho iniziato a fare anche video su TikTok, perché ho sempre detto che ho sempre avuto questa, non lo so, questa energia positiva così forte che in un modo o nell'altro dovevo
cioè, farlo arrivare a più gente possibile, cioè non riuscivo a tenermelo tutto per me e per le mie sorelle, per dirti. E quindi sì, io mi considero una brava persona e magari cioè nel senso, un anno fa Sì. Tanta gente mi ha fatto ripensare di essere cattiva e io ad un certo punto sono andata a credere a queste persone qui. E che scusa si inventavano per No, cercare non di lo so, farti? sono io sono una persona che a primo impatto sembro tipo con l'autostima a 1000, ma a me basta proprio poco per farmi sentire, oddio, loro hanno ragione di qua, di là. Per cui era l'invidia del Forse era più quello, no? E io mi più faccio... cresci e più sarai sì, soggetta però dopo all'invidia. un po' Sì. ho iniziato a sentirmi bene con me stessa, so che comunque, cioè, sono una brava persona e soprattutto non è ciò che pensa la gente a definirmi. Certo. Quindi. Ah, bella! Bello! No, anch'io mi sento una brava persona, anche se devo dire che ad un certo punto ho dovuto fare un passo indietro Mhm. e ascoltare chi mi diceva che non lo fossi, aspetta, Mhm. non credere al 100%, però dire di quello, del criticismo che mi hanno fatto, che cosa può essere Ok, fatti 2 domande tra vero, ti stai fatto 2 domande tra sì, te e te. giusto anche proprio per crescere, no? Per Ok. dire, va bene, mettiamo che anche non ha al 100% ragione, però perché a questa persona è venuto questo pensiero, Ok. no? E per cui di cercare, diciamo, nel criticismo della gente uno spunto per crescere e migliorarmi, no? Perché, guarda, per me il Ok. senso della vita, Ok. il senso della vita è quello di evolversi. Sì, Sempre. assolutamente sì, anche io sono d'accordo Solo su questa quello, cosa qua cioè che di hai cercare detto. di diventare sempre la versione migliore di te Migliore di te. stessa. E per cui in quel senso anche nei nemici puoi trovare questo Sì, spunto, quello vero? sì è vero. Per Anche cui... tu sei saggia, poi Sì, parli un di me. pochino, hai visto? Allora, Ok, io a dai. te. Vediamo carte. Che bello chiacchierare con te. Grazie. Ok, se potessi scegliere una cosa da delegare a qualcuno, cosa sarebbe e da chi Oddio, la lo sapevo che sarebbe uscito, lo delegheresti? sapevo perché Ce già... l'avevi già notata questa carta? Sì. E che cosa risponderesti? Tra tutte. Allora, Mm, al mio ex, sicuramente. ok. Sceglierei a delegargli qualcosa perché è una delle persone che Sì. è stato una delle persone più importanti della mia Oh vita no! e mi dispiace ma è così e che No, nel vabbè senso da che una mi fai parte piangere. da una parte mi ha fatto crescere moltissimo. Ok. Diciamo che grazie a lui ho imparato quello che dicevi Sì. prima, che la vita si evolve e Oh. comunque si E evolve. perché ex allora, se si può dire? Un pochino, cioè quello che ti va di dire. No, Sono- perché io comunque, visto che la vita si evolve, Sì. anche da quella parte si evolve, quindi ci siamo lasciati e quindi Sì. io ho dovuto accettare il fatto di vederlo andare oppure il fatto di cambiare comunque persone, quindi diciamo che lui mi ha fatto accettare ad andare avanti. Ok. Oh, Triste è però. un po' touchy feeling per me adesso, Ok. perché mi ritrovo molto in quello che hai detto, Oddio. nel dover accettare che una persona deve andare perché deve andare, Sì. però ti ha insegnato tanto. E soprattutto vedere una persona felice con un'altra persona e quella Oddio, persona non no, sei tu. a quel punto non ci arrivo ancora. Sì, perché tu hai dovuto anche vedere quello già? Sì. Madonna santa, no. Già, Ok, allora, già si va avanti. sì. Ok, io invece non lo so, non voglio neanche rispondere, devo riprendermi un attimo, per cui ti Vai. faccio pescare un'altra carta o sono io che devo pescare? Tu a me. Ok. Wow. E siete rimasti amici, scusa? Io ancora ci sto pensando. No, siete rimasti amici? Amici no. No. Oh no. Amici Ok. no, peccato però no. Oh signore, sì, va bene, dai, basta. Aspetta. Dai! Vai. Allora, descrivi la tua amicizia ideale. Sì. Allora, Ok. bello. Dai, relazione ideale, adesso amicizia ideale. Amicizia ideale. La mia amicizia ideale la descrivo come quella che ho adesso con la mia migliore amica. Cioè lei la conosco da poco, ma mi ha salvata in tantissime cose. Per il semplice motivo che è una persona che mi dice la verità, così Bello. com'è.
Cioè lei veramente... Per cui quel criticismo, quel criticismo, non devi no. necessariamente aspettare che un nemico te lo dia, No, me perché lo dice lei... lei. Ah, che bello, Questo con tanto l'accetto. amore. Con tanta, cioè me lo sbatte lì, cioè nel senso Me me lo la sbatte... presti? No, anche io me ho lo le mie sbatte belle lì, amiche. tipo me lo sbatte lì in faccia e mi dice io ti voglio bene. Poi se questo lo vuoi capire bene, se non lo vuoi capire, questo lo dico perché ti voglio bene. E all'inizio ci posso anche rimanere male, dire tipo, che migliore amica ho io. Però dopo un po' resto tra me e me dico, ha ragione però, e quindi mi ha salvato in tantissime cose, e soprattutto tutte quelle volte che ho avuto i miei crolli emotivi, perché io con i social ho avuto tanti crolli emotivi, e tutte quelle volte che ho voluto lasciare, tutte quelle volte che ho voluto chiudere i miei social, c'era sempre lei lì. Perché C'era ti sempre esponi lei tanto, lì. vero? Cioè, nel senso, il social e la notorietà sui social ti espone tanto, Sì, vero? mi espone tanto e vabbè, c'è sempre la gente che parla, c'è sempre la gente che non ha niente da fare, che si fa un profilo fake e ti scrive. Io Certo. devo imparare appunto a dire cavolo, ma questo qua manco lo conosco, si fa un profilo fake, Certo. perde tutto il suo tempo per stare dietro a me, invece io no, sto lì, leggo e poi mi faccio 300.000 problemi che manco esistono. Però lei mi è sempre stata vicina. Grande, ma tu ce l'hai da sempre questa amica? o No, è la nuova? conosco tipo da pochissimo, tipo da 2 anni, però in questi 2 anni sarebbe da quando ho iniziato veramente a prendere lo spicco sui social O in come poi. un po' la tua vita adulta, no? Nel Sì. senso, perché prima dai, cioè nel senso, prima si è bambini, Sì, teenager, ovvio, no? sì, sì. Per cui in effetti lei è un'amica adulta. Adulta, E in sì, effetti sì, lei è sembra proprio una adulta. Sì, relazione sì, adulta sì, che sì, avete. e la voglio un mondo Che di bene, bello, e come l'hai veramente. conosciuta? L'ho conosciuta perché diciamo che vicino a dove abito io facevano dei teatri, Sì? dei teatri senegalesi però, Sì? per Ah, anche lei è appunto, sì, senegalese? anche lei è Ah, senegalese, ok. diciamo, che era per il pubblico in Sì. Senegal, e da lì l'ho conosciuta. La cosa che mi è piaciuta subito di lei è che ha voluto conoscermi oltre la Aida che c'è sui social, e Sì. non è sottointeso, la maggior parte delle persone con cui ti conosci ti chiede più la tua vita sui social che la persona che sei tu. Lei proprio zero, cioè nel senso interessa la persona che c'ha davanti, e è per Che questo bello, che cioè mi piace t'ha tantissimo. visto dentro, Sì, t'ha visto veramente, l'anima. lei gli interessa io, chi sono io, Aida dentro, e questo bello. è la cosa che mi ha impresso. Allora anche la mia amicizia ideale è diventata la tua amicizia. Bello, bello. Cioè, No, per per me era veramente fondamentale. la sorellanza è una cosa... Io ero una ragazza che per insicurezza cercava più tipo l'amicizia dei maschi, no? Ah, Perché, ok, va bene. non so, sono Sì, sempre stata carina, era sì, sempre facile sì, avere quel sì, tipo ho di capito. conforto, no? E invece crescendo, dopo i 30 anni, ho proprio trovato nella sorellanza quella cosa, cioè la libertà anche Sì, di la dire, libertà, se grazie. lei mi vuole bene, quello è amore incondizionato, perché lì proprio non c'è nessun altro interesse. Se noi siamo Bello. amiche è proprio perché ci siamo trovate e ci amiamo, no? Perché nelle relazioni, non sa, è sempre questo dubbio, no? Sì, ok. E invece nell'amicizia perché uno dovrebbe esserti amico se non è per È esattamente quello che sei, è no? bello, veramente tantissimo. Vai, l'ultima carta, Che io allora... faccio pescare No, a te? Come no? no, Vai. te la faccio pescare a te, visto che le peschi Ok. bene, vai. Tipo io che cerco, tipo, di Questo. indirizzarti. Questo. Ok. Cos'è? Niente sorrisone su questa carta. No, è facile manipolarti? Sì, tu anche botta risposta che non abbiamo più tempo? No. Sì o no? No. Mannaggia. No. Va bene, allora poi dopo mi insegni come, ok? No. Mi insegni i tuoi trucchi, Certo, va i tuoi bene. trucchi per non farti manipolare. Niente, siamo arrivati alla fine. Ok. Aida, grazie mille per tutta questa saggezza, davvero. E non lo so, guarda, dirò di sicuro, a mia figlia già ti segue, però ecco, sei una grande ispirazione. Per Anche lei è cui, bellissima comunque, devi Carla, la assolutamente mia patatina, salutarmela. Sì. te la saluto e spero Oh, che la conoscerai presto. certo, speriamo, grazie Ciao! mille. Ciao. Vi vogliamo bene.